Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet vi illustrerò un nome per squadra da poter prendere al fantacalcio tra possibili sorprese e alcuni giocatori che magari sono già in Serie A da qualche mese, da qualche anno, che però hanno bisogno di rilancio e secondo me questo potrebbe essere l'anno giusto, quindi non soltanto focus su qualche nuovo acquisto, ma anche su dei giocatori in cerca di rilancio. Partiamo ovviamente dall'Atalanta in ordine alfabetico. L'Atalanta per me con Kamaldeen Sulemana ha preso un giocatore molto interessante, designato per sostituire Lookman, che in teoria doveva essere il vero partente dell'estate, ma poi ovviamente sappiamo tutti com'è andata, è partito Retegui. Lookman dovrà comunque lasciare la squadra, visto che il rapporto si è ormai incrinato definitivamente e non credo che ci possa essere una sanatura. E quindi Kamaldeen Sulemana secondo me potrebbe essere un nome molto allettante. La squadra bergamasca ha dimostrato comunque di saper scoprire dei talenti interessanti. Non c'è più Gasperini, quindi sicuramente è una variabile di cui tener conto, però credo che possa essere un attaccante interessante dal mio punto di vista e una possibile scommessa su cui puntare. Per il Bologna invece non ho scelto un attaccante ma un difensore, ovvero Vitic, che secondo me è un giocatore veramente interessante in difesa, ne parlano molto bene, è abile anche nel trovare la rete, sappiamo tutti che il Bologna ha perso Beuchema e quindi in coppia con Lukumi, qualora dovesse rimanere perché anche lui comunque è al centro del mercato, secondo me Vitic potrebbe ritagliarsi uno spazio molto importante, oltre ovviamente ai centrali che già ci sono, però nelle amichevoli comunque finora Vitic ha trovato il suo spazio, quindi secondo me potrebbe diventare titolare. Nel Cagliari ci sono tanti attaccanti e non escludo che Piccoli quindi possa partire, è arrivato anche Sebastiano Esposito, però non è lui il nome che ho scelto, ma è Gennaro Borrelli. Borrelli al Brescia ha fatto molto bene, soprattutto 2 stagioni fa. Nella scorsa stagione sappiamo tutti i problemi e le problematiche che ha avuto il Brescia e il Borrelli non è riuscito a rendere al meglio. Ricordiamolo anche al Frosinone, Borrelli comunque è stato un attaccante che pian piano è riuscito a esplodere, mai un boom clamoroso di gol, quindi forse arriva in Serie A un po' prematuramente, ma la storia ci insegna che a volte chi magari non riesce a far benissimo in Serie B comunque può esplodere poi in Serie A, oppure chi invece in Serie B fa capocannoniere e poi in Serie A non riesce a rendere allo stesso modo. Quindi Borrelli è il mio nome per il Cagliari, nonostante parta molto indietro nelle gerarchie, ancora più indietro dopo l'arrivo di Sebastiano Esposito. Nel Como ho scelto invece Addai, uno dei tanti nuovi acquisti. Secondo me lì sul fronte offensivo potrebbe ritagliarsi uno spazio, nonostante ci siano anche Jesus Rodriguez, Baturina che partono più avanti. Sicuramente sono giocatori più pronti a livello internazionale, dato che Addai arriva dalla Z Alkmaar e a livello internazionale sicuramente si è riuscito ad esprimere, ma non in contesti così importanti come appunto Baturina, perché nella Dinamo Zagabria ha giocato anche la Champions e ovviamente Jesus Rodriguez che invece ha fatto il campionato spagnolo con il Bel Siviglia alle competizioni europee, quindi ha un appeal forse minore e per questo è il mio nome su cui scommettere. Nella Cremonese direi Floriani Mussolini, che in Serie B alla Juve Stabia ha fatto molto bene, è un centrocampista interessante, un esterno, quindi io credo che Floriani Mussolini possa rendere al meglio anche in Serie A, dato che comunque la Cremonese sta facendo un buon mercato, ci sono altri nomi sicuramente su cui puntare per la Cremonese, su tutti Baschirotto, però il mio nome, che è più una scommessa chiaramente, è Floriani Mussolini. Per la Fiorentina in attacco c'è stata una rivoluzione, a centrocampo ancora di più perché sono stati tanti giocatori non riscattati. Nella Fiorentina però io vado su Fazzini, sia per la sua duttilità sia per il fatto che secondo me potrebbe tornare utile per il gioco di Stefano Pioli, un po' a sorpresa nonostante ci sia anche Gudmundsson, però è facile puntare su Gudmundsson che comunque non ha reso per quello che ci si aspettava l'anno scorso, ma non ha fatto male. E sarebbe facile puntare su Ken o Dzeko, che secondo me rappresenta comunque una certezza e sono molto curioso di vederli insieme, però Fazzini parte dietro le gerarchie, ma potrebbe appunto riuscire a trovare uno spazio importante. Nel Genoa sono molto molto affascinato da Gronbeck. Albert Gronbeck ha lo stesso nome di Gudmundsson e chissà che non possa ripercorrere le orme dell'islandese. Io sono veramente molto molto curioso di vedere come riuscirà ad esprimersi, nonostante in Coppa Italia finora ha sfiorato un gol, ma coloro che hanno fatto meglio sono stati Stanciu e Valentin Carboni lì sulla tre quarti. Il Genoa, l'ho già detto in un altro video dedicato ad altro, ma secondo me ha veramente le carte in regola per fare molto bene. È un attacco secondo me interessantissimo
e Grönbeck è il nome a sorpresa, forse, perché magari potrebbe non essere così sorprendente, ecco, perché potrebbe diventare una certezza molto presto. Nell'Inter, dato che ci sono difficoltà per arrivare a Lookman e bisognerà vedere poi l'evoluzione del mercato, ho scelto Francesco Piesposito. Piesposito ha fatto un buon precampionato, anche al mondiale per club comunque è riuscito ad esprimersi bene. E l'Inter ha diverse competizioni, quindi io credo che qualche partita in campionato la possa fare e credo che possa anche prendersi una scena importante se riuscisse a continuare così. In Serie B ha fatto benissimo con lo Spezia, quindi io credo che sia un nome su cui puntare come riserva, chiaramente, come possibile sorpresa. Nella Juventus ho scelto Cop Miners. Non è un nuovo acquisto, non è un giovane, non è nulla di tutto questo. È un giocatore affermato, ma che ha deluso tantissimo l'anno scorso. Ha fatto benissimo l'Atalanta, lo sappiamo tutti, e ha fatto altrettanto male invece alla Juventus l'anno scorso. Tudor punterà molto su di lui, vorrebbe addirittura fare il mediano. Mi auguro che invece resti sulla tre quarti perché è lì dove rende meglio. Però per me Cop Miners può riscattarsi, questa potrebbe essere la stagione del riscatto per lui, magari forse anche per la Juventus, ma sicuramente credo che Cop Miners potrà rilanciarsi perché quello visto l'anno scorso non era il vero Cop Miners, neanche lontanamente. Nella Lazio ho scelto Dele Bashiru, anche qui un giocatore che già c'è, sia per il fatto che la Lazio è il mercato bloccato, sia perché anche l'anno scorso mi ha sorpreso molto, mi è piaciuto molto Dele Bashiru, e nel modulo di Sarri, che potrebbe fare sia il 4-3-3 ma anche un 4-2-3-1 magari, o un 4-3-2-1, Dele Bashiru può interpretare diversi ruoli, può fare la mezzala, può giocare sulla tre quarti, quindi potrebbe essere un jolly veramente veramente interessante e potrebbe anche portare dei gol. Nel Lecce ho messo Francesco Camarda, forse è una scelta un po' semplice, però ci sono anche altri attaccanti. Krstovic per il momento doveva andare via, ma è ancora lì, ha anche segnato in Coppa Italia, quindi finché non va via Krstovic resta l'attaccante titolare e per me Camarda resta una scommessa interessante perché, ripeto, è molto giovane e non è detto che poi riesca a ripetere ciò che ha fatto nel precampionato. Ha fatto 5-6 gol nel precampionato, ma la Serie A è un'altra storia, è un altro conto. Nel Milan, stesso discorso fatto per la Juventus, c'è Santiago Jimenez, che arrivato a gennaio per una trentina di milioni sembrava dovesse cambiare il volto della squadra, non ci è riuscito, ma da solo non poteva farlo. Al Milan arriverà un altro attaccante, vedremo se sarà Højlund, se sarà Vlahovic, se sarà chiunque altro. Se certamente dovessero arrivare uno tra Højlund e Vlahovic, allora lì potrebbe esserci una seria concorrenza per Jimenez, però io credo che quest'anno sarà lui a prendersi la scena nell'attacco rossonero. Non so se con una quindicina di gol, ma secondo me in doppia cifra riuscirà ad arrivarci Santiago Jimenez. Nel Napoli ho scelto Noah Lang. Gli acquisti sono stati tutti acquisti molto mirati. Diciamo che ero indeciso tra Lang e Milinkovic-Savic, perché Milinkovic-Savic secondo me, soprattutto per le sue doti da pararigori, potrebbe anche essere un portiere che a Conte piace, come effettivamente è, visto che l'ha voluto al Napoli, potrebbe anche rubare il posto al Meret. Però io mi sono concentrato più su Noah Lang, che in attacco lì potrebbe veramente, non dico diventare il Kvaratskhelia di turno, ma fare molto bene. Nel Parma, Matteo Pellegrino già l'anno scorso nel finale di stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e a prendersi un po' la scena. Quest'anno, con qualche mese in più di esperienza alle spalle, per me diventerà la punta di riferimento. Se n'è andato Bonni, Benediciak comunque tra infortuni vari è scalato molto dietro nelle gerarchie, quindi io credo che Pellegrino possa essere un nome su cui puntare, che possa veramente far bene. Nel Pisa ha scelto Vural, forse la scommessa più scommessa di tutte, perché Vural si è rivelato un giocatore interessante al Frosinone, ha fatto bene, lo volevano in molti, è molto giovane e non è detto neanche che riesca a trovare spazio quest'anno, però ha delle qualità importanti e quindi se c'è uno slot libero da mettere, insomma, su cui puntare per quanto riguarda il reparto offensivo, insomma, centrocampo, io credo che Vural possa essere un giocatore interessante da aggiungere alla propria rosa. Nella Roma, forse anche qui ho scelto di puntare sul facile, un po' come con altri giocatori, però credo che per la Roma il nome interessante sia Ferguson. Evan Ferguson al Brighton ha fatto molto bene, arriva da un infortunio e già nel precampionato comunque ha dimostrato delle grandi qualità, un po' come Camarda ha fatto parecchi gol e quindi io credo che Ferguson, soprattutto se dovesse andare via Dobbik,
potrebbe essere veramente la punta di diamante di questa Roma qualora riuscisse ad esprimersi bene. Ricordiamoci che c'è Giampiero Gasperini, con Gasperini veramente Ferguson secondo me potrebbe diventare un'arma letale sul fronte offensivo. Nel Sassuolo ho scelto un giocatore che già è in rosa, ovvero Muharemovic, scuola Juventus, difensore veramente interessante, ha fatto bene nonostante il Sassuolo abbia preso Izes e Kandé, quindi ha già due centrali di ruolo che potrebbero anche prendersi il posto da titolare, però Muharemovic ha anche una certa predisposizione a fare gol, quindi se dovesse essere confermato titolare, comunque dovesse tenersi stretto quella maglia dal primo minuto, credo che Muharemovic possa essere veramente un giocatore su cui puntare a fantacalcio e su cui pochi potrebbero puntare. Nel Torino ho scelto Abulklal, che è l'attaccante arrivato proprio in questa sessione estiva di mercato. Onestamente Zapata ancora non dà garanzia a livello fisico e quindi è un grande punto interrogativo, però se torna al 100% chiaramente Zapata è il titolare fisso. C'è Adams, addirittura potrebbe anche andare via, non è certo che rimanga perché ci sono delle voci di mercato ultimamente che lo circondano, quindi Abulklal comunque ha giocato in Francia, ha giocato al Tolosa e i suoi gol li ha fatti. Io credo che potrebbe far bene, un po' come c'è Adams, anche lui in Italia, anche se c'è Adams ha giocato in Premier League e lì comunque il discorso era un po' diverso. Nell'Udinese sono rimasto molto attratto da Bayo per quanto fatto, ha giocato nel Watford, però più che Bayo ovviamente io mi concentro su Iker Bravo, perché Iker Bravo finora ha dimostrato di essere bravo, diciamo, proprio per, confermando quello che è il suo nome, però non è mai esploso, non ci sono più Luca e Toven. Penso che questa possa essere la stagione dell'esplosione definitiva di Iker Bravo con la maglia dell'Udinese per poi eventualmente già andare via nella prossima stagione qualora dovesse fare molto molto bene. E nel Verona invece ho scelto Giovane Santana che un po' come Camarda e come Ferguson nelle amichevoli ha segnato, quindi sta segnando abbastanza. Si è ritagliato uno spazio importante e credo che possa essere anche titolare, visto che comunque c'è Sarr, ha confermato Sarr, però non ha più Tankstead, comunque il Verona, che è una perdita secondo me importante, visto che quando non è stato infortunato ha fatto il suo e ha fatto i suoi gol. Quindi Giovane Santana secondo me è un giocatore da tenere d'occhio per quanto riguarda il Verona. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.